Allora Paola, quando sentiamo parlare di versione normale e di versione lusso, ci spieghi, è vera questa differenza e in che cosa consiste? Già nel gennaio del 46 Piaggio, quando decise di mettere nel mercato la Vespa, creò praticamente due modelli diversi, una versione normale e una versione lusso. In realtà differivano per poco, differivano comunque per 6.000 lire sul costo, perché la Vespa normale era proposta a 55.000 più il 3% di IGE, mentre la lusso a 61.000 lire. Ma la differenza tecnica qual era? Era che la versione normale aveva il manubrio verniciato e la sella in pegamoide e aveva i listelli della pedana solamente in profilato Dural, mentre la versione lusso aveva anche la guarnizione in gomma che ti dava la possibilità di appoggiare i piedi sopra e di non avere quella sensazione di vibrazione sulla pedana e quindi anche di scivolamento. In realtà gli abbellimenti tra la lusso e la normale non erano così evidenti, però il fatto di poter immettere nel mercato una versione più povera creava quello specchietto delle allodole, per intenderci, che poteva avvicinare anche quell'utente che magari poteva trovare in un prezzo un po' più alto un motivo di impedimento verso l'acquisto. In realtà la versione normale fu finita di costruire nel gennaio del 47, tanto è vero che in una riunione tra gli agenti che ormai avevano preso le concessionarie in Italia, indetta proprio dal dottor Piaggio, fu deciso nell'agosto del 46 di bandire la versione normale. Ma perché? Perché a differenza di quello che si racconta, la Vespa non ebbe mai un momento di incertezza nelle vendite, anzi, tutt'altro, fu l'inverso. Però il discorso di quante ne furono vendute dimostra chiaramente come la Vespa ebbe un gran successo fin dal principio, tant'è vero che già nel luglio del 46 la Piaggio aveva già strappato qualcosa come 1500 contratti di vendita contro 300 Vespa, qualcuna in meno addirittura, fornite. Quindi questo dà chiaramente da intendere come la Piaggio avesse una richiesta maggiore di quello che riusciva a produrre. Poi in quel momento per prenotare la Vespa erano comunque necessari 20.000 lire di caparra che moltiplicati per 1.500 sono 30 milioni che erano una benedizione per quel momento per Piaggio per poter andare avanti con la messa, diciamo, in costruzione degli ulteriori esemplari. Di questa fretta, chi non indovina che pezzo stia per produrre vuol dire che non ha mai guardato le strade d'Italia. Le sagome che si accatastano rivelano già la fisionomia di un popolarissimo scooter. A vederli nascere così in serie, sommandoli con tutti quelli che sprecciano crepitando per città e borghi, pianure e monti, ci si domanda quanti ne siano venuti al mondo finora. La risposta ce la danno gli stabilimenti di Pontedera, che festeggiano il 500.000 di esemplari. Ecco, la grandezza di Piaggio fu quella di riuscire comunque a calarsi su un mercato totalmente inesplorato, perché per l'Italia era effettivamente lo scooter, sì, c'erano stati dei precedenti exploit, tipo il progetto dell'ingegner Vittorio Belmondo che sviluppò il volugrafo, poi il Simat, il Velta, però rimasero tutte delle cose con dei numeri talmente bassi che non costituirono un vero fenomeno. Piaggio riuscì a trasmettere attraverso una pubblicità che prima non aveva mai svolto un messaggio che catturò l'immaginario collettivo che la Vespa doveva essere comprata perché era un mezzo che piaceva, non sporcava, pratico, adatto a tutti.